Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna o Venere in Sagittario. Oggi ti presento il tuo vero amore, la tua anima gemella, l'identikit di quell'amore che ti eleva incarnando la forza del Sagittario, dell'archetipo. Come vi insegno sempre, il nostro amante mistico, il daimon, come lo chiamerebbe James Hillman, il padre della psicologia archetipica, è tutto ciò che viviamo, no? Poi, quando il tuo karma lo permette, questo daimon, questa amante mistico, si incarna in una persona, in carne e ossa, per portarti a un livello di consapevolezza superiore incarnando perfettamente il tuo archetipo. Ma già nelle storie che tu hai potuto avere o stai avendo in questo momento, le dinamiche di questo dell'archetipo tu già le puoi riconoscere, no? Sono pezzi che raccogliamo dall'esperienza con ogni persona che facciamo. Quindi oggi apriamo i tarocchi per incontrare il tuo vero amore, l'identikit della tua anima gemella, ossia per avere un'idea. Le idee, come dicevano gli antichi, sono dei, hanno la stessa radice etimologica. Quindi l'idea che adesso noi in questo meraviglioso viaggio andremo a fare del tuo compagno perfetto, della tua compagna perfetta, ideale, quella che si incrocia perfettamente, servirà a plasmare le relazioni che hai o quella che arriverà, perché l'idea che un Dio lavora all'interno di te per il riconoscimento della tua pura essenza. E quindi non parliamo di un incontro, quello che andiamo a vedere oggi non parliamo di un incontro qualunque, ma proprio di una chiamata profonda che risuona dentro di te. Le carte non descriveranno solo una persona, ma racconteranno un destino, racconteranno un cammino che ti porta a riconoscere te stessa nell'altro. E questa lettura è proprio un viaggio, cioè entreremo nell'essenza di questa persona, nel dono che porta nella tua vita, nella sua luce e qual è anche l'ombra che ti farà crescere. Andremo a vedere il modo in cui ama, in cui pensa, scopriremo la missione che vi lega, i nodi che hanno bloccato finora l'ingresso della tua anima gemella e anche il gesto che ti permetterà di aprire la porta a questo incontro. Ogni carta che andiamo a fare, che ho diviso il video in due tappe. La prima tappa sono il viaggio della tua anima gemella, la seconda tappa, il secondo atto, sarai tu, e ogni tappa è un simbolo, un segno. Prepariamoci, perché qui non stiamo cercando un amore qualsiasi, stiamo evocando l'amore vero, quello che ti fa crescere, che ti risveglia, che ti riconduce alla tua anima. E quindi oggi entriamo nel tuo cerchio del fuoco sacro, quel fuoco che ti appartiene, per te che sei viandante dell'anima, che sei arciere del cielo e che porti dentro di te la sete di verità, il desiderio di oltrepassare i confini, di toccare l'infinito. Allora oggi i tarocchi si apriranno per mostrarti non un amore qualunque, ma per condurti verso il tuo vero amore. Quell'anima gemella, quell'essere che non è solo un compagno di strada, di vita, ma uno specchio e rivelazione, promessa e risveglio. Questa non è solo una lettura, no, di curiosità, no, è un rito. È un canto che chiama a raccolta gli spiriti della tua storia, i passi che hai già compiuto e quelli che ancora ti aspettano. Questo che leggeremo oggi è l'incontro con la parte di te che vibra in un altro cuore. Quindi ti chiedo di ascoltare questo viaggio come ascolteresti un oracolo antico. Ogni immagine è una fiamma, ogni parola è una freccia. E che la verità che abita in te trovi oggi finalmente un volto, un corpo, un respiro nell'anima che ti è destinata. Ok? Allora, prendiamoci lo schema narrativo, i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico
di realizzare questa splendida creazione, questo viaggio per te. Sagittario. Prima carta del primo atto, l'essenza. Chi è quest'anima? La sua natura profonda. Seconda carta, qual è il dono che porta nella tua vita? Terza carta, la sua luce, la sua qualità più bella. Quarta carta, cos'è che ti farà crescere? L'ombra che ti proietta. Quinta carta, il corpo. Com'è il suo aspetto fisico? Com'è la sua presenza, la sua sensualità? Sesta carta, il suo stile. Come si muove? Com'è il suo modo di fare, la sua energia quotidiana? Settima carta, com'è il suo cuore? Come ama? Come si apre? La sua mente, come pensa, come comunica, come sogna? Nona carta, il suo lavoro, la sua vocazione. Qual è il tipo di attività o di talento a cui è predisposta questa persona? La sua via di realizzazione. Decima carta, qual è la missione comune? Cioè, perché vi incontrate? Cosa siete chiamati a creare insieme? Poi mettiamoci la separazione per il secondo atto. Undicesima carta, la tua energia attuale. Dove stai vibrando adesso? Dove stai vibrando adesso? Dodicesima carta, ciò che attrai. Quali sono il tipo di relazioni che attrai o hai attratto fino a questo momento? Tredicesima carta, la lezione karmica. Che cos'è che hai già vissuto e compreso da queste relazioni? Quattordicesima carta, il nodo. Cos'è che blocca l'ingresso dell'anima gemella o l'ha bloccata fino a questo momento? Quindicesima carta, il gesto di liberazione, cioè che cos'è invece che apre la porta? Cosa puoi fare per aprire la porta? Per plasmare la realtà sulla base di questa idea, no? Sedicesima carta, la chiave dell'incontro. Come, dove e in che dimensione dell'anima riconoscerai l'amore vero? Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Andiamo a conoscere la tua anima gemella. Allora, la sua essenza. Chi è? Il sole, bellissimo, bellissimo. L'anima che ti cerca è un sole in cammino. Quest'anima è calda, è generosa, è capace di illuminare gli angoli più chiusi della vita. Cioè è qualcuno che irradia la vita, è qualcuno che irradia la vita. La sua presenza riscalda, rassicura, rende tutto più chiaro. In lui o in lei, in questa persona, c'è molta vitalità, c'è gioia di vivere, c'è una capacità naturale di tirare fuori il meglio delle persone intorno a lui o intorno a lei, cioè tira proprio fuori il meglio delle persone. Hai il sorriso facile, l'atteggiamento positivo, energia che contagia, cioè ti sentirai proprio attratta o attratto dalla sua chiarezza di intenti e dalla sua forza vitale. Cioè è la persona che ti invita a uscire, a celebrare, a guardare il mondo con fiducia.
quest'anima qui vuole una persona che sappia apprezzare la luce e la onori. Ok? Bellissima carta di partenza il sole. E vediamo qual è il dono che ti fa questa persona, il dono che porta nella tua vita. Ci picchia il dono che ti porta il 9 di spade. Allora, sai qual è il più grande dono che questa persona porta nella tua vita? È la capacità di mostrarti ciò che temi, di illuminare gli incubi così che perdano potere. E il dono della verità che sveglia non è un dono comodo inizialmente, ma è il dono che ti libera per sempre. Cioè, con lui, con questa persona o con lei, arriverà una spinta a guardare le tue ansie in faccia, forse per la prima volta. Notti di riflessione, confronti che portano a vedere i nodi interiori. Questo inizialmente può essere un po' doloroso, ma è curativo, perché alla sezione del dono, cioè la presenza di questa persona mette in scena quello che hai evitato, permettendoti di affrontarlo e di liberartene una volta per tutte. Se la relazione ti sembra che risvegli delle vecchie paure, sappi che è il dono più grande che la relazione ti sta facendo, perché è lo strumento di guarigione, così l'ombra viene messa in luce. D'altronde se appare con il sole, boom, una grande presenza. Illumina tutto, anche quello che hai cercato di evitare, illumina tutto per guarirti ed elevarti e incarnare il Sagittario. Mamma, potentissimo. Qual è la sua qualità più bella? Infatti, è chiaro, l'imperatore è la solidità, la sua qualità più bella. È un comando dolce che mette ordine senza togliere calore. La sua qualità più bella è la capacità di creare struttura intorno all'amore, di trasformare l'entusiasmo in progetto, il sentimento in casa. Cioè, a livello pratico, questa persona sa assumersi le responsabilità, prende decisioni, organizza le risorse. Questa persona è una leadership che dà sicurezza, cioè con questa persona ti troverai chiara su ruoli, su confini, cioè se cerchi qualcuno che sappia tradurre l'idea in fatto, è questa persona qui. Sa tradurre le idee nei fatti. Questa è la sua qualità più bella. Bellissimo. Grande, grande, potentissima, eh? Vediamo qual è l'ombra che ti farà crescere. E infatti il 5 di coppe. Allora, questa persona porta con sé una dolce malinconia che chiede di essere vista. Il suo dolore passato appare come la pioggia. Cioè la lezione qua è imparare a piangere senza restare sommersi, a trasformare la perdita in una forma di empatia. A livello pratico, per esempio, questa persona sarà presa molte volte dalle nostalgie oppure dal rimpianto per ciò che è andato perso. E questo potrebbe oscurare la vostra relazione se non viene elaborato. Quindi, te lo sto dicendo così tanto so che vi state salvando il video, questi video qua che sono potentissimi. Quindi, ti farà crescere perché ti costringerà a scegliere il dono presente, quello che c'è nel vostro presente, invece di restare aggrappati al vuoto. Quindi serve pazienza e capacità di raccogliere insieme i cocci. Ok? Vediamo il suo corpo com'è, la sua sensualità, il suo corpo, vediamo un po' com'è questa persona. Il diavolone, magneticissima. Questa persona ha una sensualità molto magnetica, molto potente, incarnata perfettamente, cioè un richiamo che parla al corpo prima che alle parole, ce lo senti nel corpo prima che nelle parole. Qua questa persona ha un'energia primordiale che fa tremare, che risveglia degli appetiti profondi, desideri che ti sorprendono, fa tremare. Ecco perché queste relazioni molto intense servono a sbloccare tutto,
ok? Ecco perché prima carta è il Sole. Quindi fisicamente è molto intensa. Ti dico questo, anche provocante o trasgressiva questa persona. Quindi molto intensa, anche provocante o trasgressiva a volte. Cioè qua la chimica è inevitabile. L'unica cosa che ti dico è fare un po' di attenzione perché la forza dell'attrazione può portare a dinamiche di dipendenze se non è gestita con consapevolezza. Ma siccome vi incontrate per passare al livello successivo, incarnata questa energia è una fonte di grande vitalità per la relazione, sempre accesa. Caspita, una relazione potentissima è questa, eh? Ok, vediamo il suo stile com'è, come si muove l'energia quotidiana, com'è il suo stile. E qua abbiamo la regina di denari. Nel quotidiano questa persona si muove come colei o come colui che sa curare la terra, sa curare la casa, sa prendersi cura. C'è una persona molto pratica, molto accogliente e che è anche capace di trasformare le cose banali in nutrimento. Questa è proprio l'arte della cura, no? L'arte della cura che si fa azione dolce ogni giorno. Quindi a livello pratico questa persona, il suo stile com'è? È affidabile, orientato al benessere materiale e anche affettivo, sa gestire la casa, l'economia, i dettagli pratici, è la persona che appare quando serve ordine e calore nella vita. Cucina, sistema, si prende cura con gesti concreti. Scusami, mi spiego? Sì. Ok, vediamo come ama, com'è il suo cuore, come ama. E beh, con molto rispetto, c'è il Papa qua. Ama con rispetto, ama con rito, con senso del sacro. Il suo amore è un insegnamento, una disciplina lieve che dà senso, che dà continuità al legame. Cioè, quindi come ama a livello pratico? Questa persona apre il cuore in modo protetto e rispettoso. Questa persona crede nei valori condivisi e vuole determinati rituali, simboli, impegni chiari, anche metodica a volte. Crede molto in questo, cioè potrebbe cercare una relazione tradizionale o comunque strutturata, per esempio matrimonio, pratiche spirituali, pratiche religiose, rituali di coppia. In questo modo ama. Cioè, quando arriva questa persona, preparati a costruire insieme delle regole, dei significati profondi nella relazione. Una persona molto seria in quest'ottica qui, in questo modo ama. Tipo la coppia fa questo insieme, facciamo quest'altro insieme, oppure dei rituali religiosi insieme, anche spirituali, anche sciamanici, di qualsiasi natura. Però perché ama come un custode di tradizioni. Ok? Ok, vediamo adesso la sua mente, come pensa, come sogna, vediamo un po', come si apre con il 6 di coppe. Guarda, la sua mente qua parla il linguaggio della memoria, la sua mente è dolce, a volte nostalgica, capace di riportare il passato come nutrimento. Riporta il passato come nutrimento, mi spiego? Non come vittimismo. Cioè sogna un affetto che abbia la gentilezza dell'infanzia, la semplicità delle cose sincere. Quindi a livello pratico, come comunica questa persona? La sua comunicazione è molto calda, è ricca di riferimenti anche al passato, per esempio ricorda volentieri delle storie che ha vissuto nell'infanzia, quello che è successo nella sua vita, piccoli gesti, momenti condivisi, così è la sua comunicazione. E questa persona tenderà anche a usare degli esempi suoi d'infanzia e a cercare la semplicità emotiva. Con questa persona diciamo che il dialogo si nutre di tenerezza, di ricordi e questo crea una fortissima empatia. Ok? Sì. Ok, andiamo a vedere adesso il suo lavoro, cosa fa o a cosa è predisposto, la sua vocazione. È un leader, regina di bastoni, è un leader o una leader.
La sua vocazione è fuoco creativo, è una leadership appassionata, estro, capacità di illuminare gli altri. Questa è la regina che guida con carisma, trasforma la visione in atto, no? L'avevo detto anche prima con l'imperatore. Quindi a livello pratico, a cosa è predisposta? A che lavoro fa o in che contesto si può trovare? È predisposta questa persona a ruoli di creazione, anche di coaching, imprenditoria creativa, anche leadership artistica o pubblica. Perché? Perché è una persona che sa farsi avanti, è una persona che sa motivare, è una persona che sa prendere iniziative, è anche una persona che rischia e attira seguito a sé. Rischia e attira molto seguito. Sì, è un leader, carismatica, fortissima. Sì, vediamo qual è la missione comune, perché vi incontrate, cosa siete chiamati a realizzare. Il 5 di denari. Cosa siete chiamati a realizzare il 5 di denari? Allora, sai perché vi incontrate? Perché? Vi incontrate per attraversare il senso di mancanza, di perdita e trasformarla in ponte. Cioè la vostra missione è fare della fragilità condivisa una comunità di cura. Cioè prendere la povertà, che sia materiale o emotiva, e renderla motivo di solidarietà. Cioè, la vostra relazione vi mette in contatto con i temi di scarsità. Quindi, ripeto, la vostra relazione vi mette in contatto con dei temi di scarsità. Quindi potete lavorare insieme per sostenervi nei momenti di bisogno, che sia emotivo, che sia economico, che sia spirituale, scusa, materiale, o uno o l'altro, o ambedue, o uno ha scarsità emotiva, l'altro scarsità materiale. Quindi vi sostenete a vicenda. Cioè come se vi sostenete nei momenti di bisogno. La vostra relazione vi mette in contatto mettendovi in contatto con questo tema, è come se vi incitasse a creare delle reti di supporto o anche impegnarvi in attività che aiutano chi è escluso. Cioè se magari voi non avete il tema della scarsità tra di voi, però la vostra relazione vi mette in contatto col tema di scarsità. Magari se non avete voi questa scarsità, è come se la vostra relazione vi fa impegnare in delle attività che aiutano chi si sente escluso o chi sta nella scarsità. Quindi il vostro legame è come se si modellasse nel dare e ricevere nelle difficoltà concrete. Ok? Sì. Andiamo a vedere adesso qual è la tua energia adesso, come stai vibrando adesso. Beh, col 3 di bastoni, con una bellissima apertura di cammino. Stai guardando lontano, hai molta fede qua, hai seminato idee ed è come se ora attendessi che le cose, ciò che hai seminato appaia all'orizzonte, no? È un momento di attesa, magari anche di apertura di cammino molto entusiasmante. Cioè c'è un'apertura all'espansione qua e al viaggio. È molto bella come scena questa, sì. Cioè praticamente sei pronta o sei pronto qua a investire in dei progetti, a guardare oltre al presente. Cioè questo tuo atteggiamento sta attraendo delle possibilità e anche dei partner che vogliono costruire delle prospettive insieme. Praticamente questa è la carta dell'attesa fiduciosa, anche della pianificazione. È una bellissima carta, ok. Vediamo che cosa hai attratto fino a questo momento, o sì, le relazioni che hai attratto fino a questo momento. Il re di bastoni, attiri persone di fuoco, attiri persone che hanno leadership, che hanno carisma, che hanno energia. Questa è una figura che sa muovere le folle, no? Inaugurare le imprese, è il tiratore che guarda avanti e porta coraggio, cioè praticamente qua hai attirato degli individui forti, degli individui visionari. Magari possono essere stati degli imprenditori o leader. Hai avuto rapporti con persone ambiziose, con persone ispiratrici. Hai avuto rapporti con persone pronte a intraprendere delle azioni. E cosa ha portato questo? Questo ti fa crescere o ti ha fatto crescere
se sai affiancare la tua visione alla loro spinta, va bene? Se sai affiancare la tua visione alla loro spinta, questo ti ha fatto crescere o ti sta facendo crescere. Quindi per crescere devi affiancare la tua visione alla loro spinta energetica e portare avanti la tua visione con la loro spinta. Sì. E vediamo qual è la lezione karmica che hai imparato fino a questo momento dalle relazioni o che stai imparando. Bellissimo, l'imperatrice. Hai già imparato la cura, hai imparato la prosperità e la creatività, hai imparato l'abbondanza emotiva, hai imparato l'abbondanza materiale che non ti è più estranea. Cioè per molti di voi l'abbondanza materiale nella vita quotidiana, no? La prosperità, vi ricordate il video sull'abbondanza proibita? Quel tipo di prosperità non ti è più estranea. Prosperità di idee, prosperità di affetti, prosperità di salute, prosperità di denaro. Per molti di voi non vi è più estranea la vera prosperità. Qua tu sai nutrire e far crescere. Quindi a livello pratico hai assimilato che l'amore fiorisce se è curato. Cosa hai imparato ancora qui? Che sai generare bellezza, sai generare sicurezza negli altri, sai generare bellezza intorno a te. Cioè qua la lezione è stata sull'apertura apertura generativa. Adesso sai perfettamente stabilire degli ambienti fertili in cui una relazione può prosperare, cioè sai creare degli ambienti fertili all'interno dei quali una relazione vera può prosperare, ok? Bellissimo, è una bellissima stesa, eh? Ok, a questo punto andiamo a vedere qual è il nodo che ha bloccato l'entrata dell'anima gemella fino a questo momento o non l'hai plasmata ancora del tutto. Andiamo a vedere qual è. L'eremita. Quello che ha tenuto lontano l'anima gemella fino a questo momento o non si è plasmata ancora del tutto è stato il ritiro. Forse c'è stata troppa introspezione oppure troppo isolamento. Cioè a volte quando il fuoco del viaggio interiore diventa un muro rispetto agli altri, no? Questo non ti permette di espandere la tua luce. Quindi a livello pratico cosa voglio dire? Cioè se ti sei ritirata o se ti sei ritirato per troppo tempo, oppure hai chiuso la porta della vita sociale per cercare delle risposte interne, ok? Questo isolamento può aver bloccato l'ingresso dell'altro, dell'anima gemella. Quindi la sfida è ritrovare il giusto equilibrio tra solitudine necessaria e apertura al mondo. È questa. E vediamo cosa dobbiamo fare, qual è il gesto di liberazione affinché l'anima gemella possa palesarsi, no? In modo totale. Sì, 7 di denari. Allora, il 7 di denari è il gesto del contadino che si ferma a guardare il campo, no? Non è un'azione nervosa, ma è una pausa che valuta il frutto del lavoro svolto. Questo è il rito della paziente speranza. Passatemi il termine speranza anche se non mi piace. Cioè, investi, attendi, osservi, decidi. Ecco, in questo silenzio di sguardo scegli se continuare a nutrire oppure cambiare semina. Molti di voi stanno avendo una relazione, altre stanno pensando a una relazione passata, altri stanno aspettando l'amore. Bene, che cosa devi fare per far entrare, no? Oltre all'eremita, qual è il gesto di liberazione? Osserva con paziente maestria e scegli se continuare a nutrire quello che stai nutrendo adesso o cambiare semina. Cioè, come gesto di liberazione questa carta significa fare un passo di valutazione matura, cioè guardare ciò che hai coltivato nella tua vita sentimentale fino a questo momento e chiederti se stai investendo nel posto giusto oppure no, rispetto a tutto quello che abbiamo detto con l'identikit. Questa carta non è nella posizione del gesto cosa fare, non è un fare frenetico, ma è una scelta di cura, cioè lasciare andare dei progetti che non fruttano più, reindirizzare le energie verso relazioni con più potenziale
e dare tempo a ciò che ha radici di maturare. Cioè qua la libertà nasce dal saper riposizionare le risorse, il tuo tempo, il tuo affetto, l'attenzione, secondo ciò che davvero può crescere. E questa carta è una rinuncia vigile che apre lo spazio per ciò che è destinato invece a fiorire. Ok? Penso mi sono spiegato. È una contemplazione matura. Investo o non investo? Rispetto all'identikit che abbiamo fatto adesso. Ok. Andiamo a vedere adesso qual è la chiave dell'incontro, dove, come, in quale spazio dell'anima incontrerai l'anima gemella. La forza, il coraggio, nel coraggio di fare questa scelta qui o queste scelte. Allora, l'amore vero entrerà attraverso una forza dolce, no? Il coraggio di mostrarsi vulnerabili e allo stesso tempo il dominio della propria natura animale con cuore compassionevole. Cioè la forza qua è la voce che calma la bestia interiore e la trasforma in alleata. È lì che riconoscerai il vero incontro. Cioè a livello pratico questa persona la riconoscerai quando vedrai coraggio quotidiano e gentilezza incarnati. Qualcuno che non impone, ma domina le proprie reazioni. Qualcuno che sceglie la tenerezza nella prova. Quindi l'incontro può avvenire in situazioni che richiedono pazienza e resistenza. Pazienza e resistenza. Cioè, per esempio, dove la riconosci? Affrontare una sfida insieme. Attraversare un periodo complicato rimanendo coerenti. Oppure in contesti dove la cura e la compassione sono richieste, per esempio gruppi di volontariato, oppure lavoro che richiede resilienza, viaggi che mettono alla prova. Cioè la persona che entra nella tua vita è capace di trasformare la tensione in coraggio condiviso. E ti dico questo, e ti sentirai al sicuro anche quando le cose si complicano. Ok? Sì. Vediamo cosa dicono i miei potenti oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Ti prego, fallo ancora. Allora, questa è la carta che mi parla di un certo coraggio che tu hai. È questa carta qui. Di un certo coraggio che tu hai, il coraggio di affrontare le sfide con grande determinazione, anche il coraggio di, come ti ho detto prima, della pazienza e della resistenza. Ecco, questa persona ti chiederà di farlo ancora. Pazienza e resistenza, perché quelle sono le tue qualità più alte che ti permettono di realizzare il tuo archetipo. Nella realtà dei fatti ci sarà qualcosa che tu farai, può essere un gesto, oltre a questa cosa che ti ho detto adesso, che a questa persona le farà dire l'ho trovata, sei tu, perché è qualcosa che somiglia a questa persona e che toglie ogni dubbio. C'è una cosa che fai tu che quella persona la fa uguale. Cioè, mi spiego, ti prego fallo ancora, perché è come la conferma di averti trovata. Ok, cos'altro? E per te sarà lo stesso. Tempo e pazienza. Cosa ti ho detto? Tempo e pazienza. E questo 7 di denari qui, tempo e pazienza, valuta, investi, valuta, decidi, investi e poi osserva. Tempo e pazienza, perché nei momenti più eclatanti tra pazienza e resistenza tu riconoscerai che è quella. Ok, cos'altro? Questa è una persona che ha sofferto tantissimo, ma anche tu. E dice, una persona dall'animo nobile. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei.
fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. È una persona che ha sofferto tantissimo e te lo dirà col 5 di coppe qui che ti ho detto. Mi raccomando, salvatevi questo video perché ogni puntino poi si collegherà. E allora, qual è cosa siete destinati a fare insieme? A supportarvi a vicenda, a fare della sensazione di mancanza, di penuria e di scarsità, di qualsiasi natura sia questa scarsità, un ponte di guarigione per voi e per gli altri. Perché qua è come una persona che ha attraversato l'inferno e ne è uscita come un arabo fenice e adesso porta insegnamento. Bellissimo, fortissimo e bellissimo. Praticamente questa persona è come se davanti a te ci fosse un sole che cammina, una persona che non teme la vita, che irradia calore e luce. Ma non è solo una luce facile questa, cioè porta con sé la lanterna delle notti oscure, la capacità di tirar fuori paure e farle parlare. Questa persona è un costruttore che ti offre ordine, che ti offre realtà concreta, ma arriva con delle ferite di perdita che chiedono attenzione. La sua presenza fisica è fortissima, è seducente, intensa, perturbante, ma il suo modo quotidiano è tenero e terreno. Cioè questa persona sa prendersi veramente cura. Questa persona ama come attraverso il rito, la tradizione, la parola che dà senso, cioè è insieme alla mente, qua è come se tornasse ai luoghi dell'infanzia e della tenerezza. La sua vocazione è come se brillasse come una regina di fuoco, no? Creativa, anche se è un uomo, è coraggiosa, capace di avviare dei progetti ardenti. Insieme, grazie a tutta questa complicità e a questa forza, siete chiamati ad attraversare la mancanza. Non restare nel gelo, ma per trasformarla in solidarietà concreta. Cioè, tu sei già proiettata oltre qui, proiettato oltre, stai già guardando a questo futuro. Attrai leader di fuoco fino a questo momento, hai imparato a generare vita, ma il nodo è l'eccesso di ritiro. Cioè, ritirarsi troppo qua ha lasciato la porta troppo a lungo chiusa, mi dice. Il gesto che ti libera è il 7 di denari. Non più correre, non più bruciare, ma fermarsi a guardare il campo. Quindi valuta cosa hai seminato davvero. Riconosci ciò che chiede attenzione e riconosci ciò che chiede di essere lasciato. Questa sosta che fai in modo maturo non è una rinuncia, ma è proprio una scelta, cioè scegli cosa continui a nutrire e cosa devi lasciare andare. Quando lo fai, lo spazio si apre e la chiave entra, la forza, che ci vuole coraggio per fare questa cosa. Entra la forza, che ti mostra la persona che riconoscerai. Questa persona non è chi fa del clamore, ma chi contiene la propria... Cioè, è come se, non voglio dire contenere la propria bestia feroce con dolcezza, cioè, però questo è l'immagine, nel senso, chi è il coraggio? Una persona coraggiosa, una persona che è resiliente e continua a combattere. E i suoi istinti più bassi li ha canalizzati in forza, una persona di grande coraggio, no? Non so se senti le campane, infatti. È una persona che nonostante questa forza immane resta saldo e gentile. È una persona che ti chiede di essere coraggiosa e ti offre coraggio in cambio. Mi spiego? Cioè, mi viene in mente... come se questo tre di bastoni facesse vedere per te una collina, no? Come se fossi su una collina all'alba. Ecco, lui o lei arriva con il passo deciso dell'imperatore, con un sorriso solare. Ti prende la mano non per possesso ma per presenza. Parlate delle paure che vi hanno svegliato entrambi, non le fuggite quelle paure. Ti mostra i frutti di ciò che avete seminato, piccoli, veri, concreti.
e insieme trasformate la mancanza in rete, dolore in insegnamento, attrazione in responsabilità condivisa. E quando la prova arriva, non vi fate travolgere dalla prova, ma bensì l'affrontate con grande dignità e coraggio. Ed è questa la casa che voi andrete a costruire insieme. E adesso ti chiedo di chiudere un momento gli occhi per il sigillo finale. Allora, questa lettura che abbiamo fatto è stata un rito iniziatico verso il riconoscimento del tuo vero amore. Il sole del tuo vero amore devi comprendere perfettamente che illumina i tuoi passi, anche quando l'ombra del passato ti sfiora. L'imperatore ti mostra che l'amore non è un'illusione, ma è una costruzione solida, mattone dopo mattone, giorno dopo giorno. Il Papa apre il cuore come un tempio e lì, dentro l'incontro, diventa un rito sacro, semplice, eterno. Ricordati che la prova è quella di attraversare la mancanza, il vuoto, le paure che il 9 di spade ti mette davanti. Non fuggirle più, non coprirle, guardale, illuminale, falle diventare oro dentro di te, perché proprio lì, in quel terreno che sembra arido, nascerà la tua forza. E allora il tuo amante mistico ti chiede di fermarti, di osservare, di riconoscere ciò che hai già seminato e di avere il coraggio di scegliere cosa nutrire ancora. La tua vita adesso non ha più bisogno di 1000 corse, ha bisogno di attenzione, di cura e di tempo. E in questo silenzio vigile, proprio in questo silenzio, che la porta si apre. E quando si aprirà, riconoscerai l'amore vero nella forza, non nella potenza che travolge, ma nella dolcezza che doma, non nel possesso, ma nel coraggio di essere insieme, non nella paura, ma nella mano che ti stringe mentre tutto trema. E allora lascia che la tua freccia scocchi di nuovo, non verso il passato, non verso i sogni irraggiungibili, ma verso la verità viva del tuo cuore. Perché l'amore che arriva è sole, è tempesta, è fuoco e radice. E ti chiama a non restare spettatore, ma a camminare, ad amare e a creare. Wow! Puoi riaprire gli occhi se li avevi ancora chiusi. È commovente al massimo, è potentissima questa lettura. Abbiamo fatto un grande rito iniziatico oggi e che questa sia l'idea che plasmerà ogni tua creazione relazionale, affinché tu possa finalmente vedere il tuo vero amore. Wow! Detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!